ragazze, ciao Fra, come state? Allora, sto facendo questo video per spiegare e raccontare un po' della mia esperienza imparando l'italiano negli ultimi 6 mesi in Italia. Ho fatto un semestre Erasmus ad Ancona in Italia, ma all'inizio non avevo neanche programmato di imparare l'italiano perché purtroppo molte volte sono troppo calcolista oppure surtado come dicono i miei amici da Brasile. Quindi pensavo che ok, io farò solo le mie materie, i miei esami di bioingegneria in inglese, solo questo. Però io ho conosciuto molti amici italiane meravigliose che mi hanno ispirato a conoscere meglio la loro cultura. È stato un po' di un sfido perché non è così simile al portoghese come avevo da prima pensato, ma è stata un'esperienza meravigliosa anche. Mi è piaciuto tantissimo Italia, ma anche il processo di imparare queste cose. Allora, sto facendo questo video non perché io credo che sono il prossimo pop star su YouTube, oppure neanche perché sono the best, ma perché io voglio registrare questo per me e così indietro di un anno e adesso posso vedere quanto meglio o peggio sono diventato, quanto ho imparato di più, anche magari per ispirare i miei colleghi. Quindi ho messo alcune delle cose che mi hanno aiutato a imparare da sotto, come musica, podcast, serie, ma anche io ho fatto con i miei meravigliosi amici un video dove parliamo interamente in italiano per alcuni minuti. In realtà questo video ha quasi 20 minuti, quindi l'ho tagliato. Ci siamo, va bene. Eccoci. Benvenuti al mio canale. No, sono qui con i miei migliori amici d'Italia. Sono molto carini e mi piace un sacco, mi piace un cazzo anche. C'è sempre il cazzo in bocca. Io lo vorrei. Magari, si dice magari. Magari. Io sono qui 6 mesi fa, Sì. e ho imparato un po' di italiano. Credo che Erasmus è molto importante per imparare le altre lingue e per vedere somiglianze e differenze. Quindi cosa vi ricorderò di più di me? Dell'Erasmus o con Luca? Tutti i momenti belli dell'Erasmus sono con lui. Grazie mille. Ciao, grazie. Allora, io non me lo scorderò mai la prima festa che abbiamo fatto a casa tua, quando eravate, aveva un bicchiere in mano e ha versato il vino per terra e avete iniziato a litigare in italiano. Tu e Renate litigavate in italiano. Renate, che cazzo, tu sei una... Non mi ricordo di questo. È stato bellissimo. Davvero? Tu ogni volta che dal nulla dici qualcosa in italiano che ci sta a pennello e rende la scena perfetta. Quando è arrivato, il giorno che sei arrivato, mi hai fatto... Oh, ciao Fra, così la mozzarella. Okay. Bene, allora Luca, voglio chiederti una cosa. Facciamo Ok, tipo intervista. chiedimi. Dimmi i tuoi 3 momenti preferiti del tuo Erasmus. Oh, bella domanda. Ma c'è tantissimi che io non mi ricordo. Perché?
Non te li ricordi? Io so qual è il primo momento. Guarda. In Toscana. In Toscana andavamo in un club. No, noi siamo Noi andati siamo in andati club. in club. Lui non c'è mai Io ho arrivato. provato. A metà strada si è fermato e come prova del fatto che aveva avuto una bella serata ha deciso di addormentarsi un po'. Renate, mi hai offerto... Vino? No, troppo di tequila, Ah. però stava mista con l'acqua Però- frizzante, quindi non ho Forse è la Eh, frizzante che ha là. fatto male. Era l'acqua E l'hai anche frizzante. mischiata con 2 litri di vino, No, quindi... non lo so, e credo che questo fine settimana scorso Mhm. tutti i momenti io ricorderò per sempre. Stefano stava vomitando. Cosa? Cosa? No. Ti ricordi? Quando? No. La nostra... Beh, è perché ho bevuto l'acqua frizzante. Certo, giusto. Cosa di più? Quindi venerdì sera è la prima risposta. Altre Ok, due. le altre. Ascoli mi è anche piaciuto Bene. un sacco. E non so se è il mio preferito, ma con la pazza nella strada. La strada. Sono quasi deportato 2 giorni prima della mia partenza. Sarebbe stato un finale epico. Oh. Dov'è Luca? L'hanno deportato. Luca, dimmi qualcosa che ti ha cambiato durante l'Erasmus, che ha cambiato te. Tantissime cose. Allora, Allora. in Brasile io credo che sono stato troppo focato negli studi, quindi c'è tantissime volte che non ho uscito per i feste perché io sono stato a casa a studiare. Veramente? Sì, e qui... E qui invece non l'avrei mai detto. Infatti io non l'avrei mai indovinato. Cioè, No, te studi... no, Ah. no. No, normalmente Io l'ho sei promesso, sì. diverso. E qui puoi vedere Sì. che io sono troppo diverso, credo che perché ho visto che il tempo passa troppo presto, quindi sì. per esempio questa settimana non realizzo adesso nemmeno che a martedì io partirò e forse non vedo molta della gente qui Sì, per tanto tempo. per tanto tempo o per sempre, Per oppure per sempre. sempre. Quindi per valorizzare i momenti e credo che Chiara e Stefano hanno giocato una grande parte perché per esempio io ho visto che filmi sempre i secondi di giorno Sì. e l'ho scaricato Sì. e quindi tutti i giorni io studio a casa ma io voglio anche uscire Sì, per avere un secondo. per avere un secondo perché tutti i giorni abbiamo bisogno di ricordare. Sì, esatto. Non vorrò stare mai preso nella mia stanza Sì. solo a studiare. Sì. Io Erasmus ho realizzato esattamente la stessa cosa, perché ero lì, mi stavo divertendo ogni giorno tantissimo, ho detto cavolo, non mi sono mai divertita così tanto in vita mia, sto conoscendo tante persone, però c'era sempre Certo. questo pensiero che sarebbe finito quel momento e quindi da una parte ho iniziato a capire ogni giornata deve essere importante e questa cosa me la sono portata anche adesso, cioè Certo. tutta l'estate, anche adesso con voi c'ho ancora quella mentalità. E poi da un'altra parte pensavo perché tutta questa bella vita che mi sono creata qua non può comunque continuare, perché devo ritornare ad essere Chiara studia. Esatto, Perché esatto. non solo l'Erasmus è corto, come dici te anche proprio la giovinezza, la vita è corta, quindi bisogna trovare un po' un equilibrio. Anch'io prima ero un po' più sto a casa, così adesso sono E perciò quando io ritornerò al Brasile io voglio fare un sacco di cose che sempre penso di fare ma Rimandi? Sì, posso sì. forse più tardi. Per esempio io vorrò fare un canale per registrare, non per diventare famoso, Sì. ma per registrare i momenti come nei secondi giorni Sì. e per avere qualche cosa per me. Ricordi, sì. E anche per esempio stare più presenti con la comunità internazionale come le insegni come abbiamo fatto della mia noi. università Sì. e fare altre cose solo se io vorrei fare qualcosa Sì. non dovrò aspettare che gli altri Sì. lo organizzano Lo organizzi tu? Sì. sì,
Io vorrei solo dire un'ultima volta che voi mi piacete un sacco e sono così felice che vi ho conosciuto. Davvero, io... Complimenti per l'italiano. Grazie mille, grazie mille. Qui la memoria del cellulare del mio amico è stata riempita perché il video è troppo lungo e quindi solo questo per mostrare oggi. Ma grazie per aver guardato, grazie ai miei amici che mi hanno aiutato tantissimo e se avete domande potete scrivere. E questo va bene. Ciao, grazie.